Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Nel mio canale si parla di musica, ma si parla soprattutto di comunicazione, che applicata alla musica è un argomento veramente vasto. Oggi ascoltiamo insieme una cover della famosa canzone Iris dei Google Dolls, cantata da Chaka Khan. Non so se ho pronunciato bene il nome, ditemelo nei commenti se si pronuncia in modo diverso, perché purtroppo non lo so. Ho già sentito questo cantante, una voce bellissima, sono molto curioso di vedere come si adatta la sua voce a questa cover. Tra l'altro dice cover con orchestra, quindi sarà differente dall'originale anche come tipo di musica, e quindi sono molto curioso. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi cominciamo subito ad ascoltare. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. Allora, voce bellissima come dicevamo. Avete sentito in questa prima parte, lui ha fatto note molto basse, molto tranquille, la melodia ha sì, effettivamente ripetuto quella originale molto bene, quindi la sua parte melodica di canto è abbastanza tranquilla. Nonostante lui anche in questa parte così tranquilla ci metta veramente molta emotività, perché avete sentito come mette più o meno respiro nelle varie note che pronuncia, e questo dà molta emotività, e non lo fa solo per una capacità tecnica che ha, lo fa perché ci mette dell'emozione. Questa cosa si sente, diciamo, quando lui si esibisce. E si è notato come in questa parte in cui lui canta in questo modo molto basso e tranquillo, senza grosse varianti, invece l'orchestra è molto dinamica. Bellissimo l'effetto dell'orchestra con la sua voce. Perché dinamica? Perché fa delle note che magari partono molto basse e aumentano di volume mentre suonano, o viceversa si spengono, e questo dà molto movimento a tutta la canzone. Andiamo avanti. And I don't want to hurt to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's meant to be broken. I just want you to know who I am. Interrompo solo un attimo velocemente per chiedermi una voce bellissima con questa specie di ruvidezza nella voce che lui aggiunge come effetto, ma lui qui non ha effetti, adesso non so se è a casa sua in questa camera, tra l'altro molto bello il soffitto così. In questo caso nella voce sicuramente lui al limite ha un equalizzatore per l'amplificazione, quindi, ma non aggiunge nessun effetto, quindi questa voce così com'è sua, immaginatelo a esibirsi con questa voce in un grande teatro. Che effetto può essere, che effetto può dare? Mi chiedo come sia possibile che una voce del genere non abbia 30-40 milioni di follower e non stia riempiendo gli stadi in tutto il mondo. Se è così ditemelo, ma io non l'ho mai sentito, per esempio qua da noi in Europa, o passare nelle radio, quindi mi sembra veramente molto strano. Andiamo avanti. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your eyes, and everything seems like the movie. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want to hurt to see me, 'cause I don't
che potenza, poi con l'orchestra sta veramente bene questa voce. Bellissima questa versione con l'orchestra. Ottima. Piccola cosa voglio farvi sentire, la differenza tra la prima strofa e questa, non il ritornello, come piccoli dettagli che il cantante, se è bravo in grado di fare, cambiano completamente la sensazione. Nella prima strofa lui fa tutto molto liscio, il tempo è quello, sta molto preciso, non fa grosse variazioni, sentite, eh? Sentiamo qui. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. Nella seconda strofa invece, la stessa strofa fatta la seconda volta, se riusciamo a pescarla è qua, lui tarda un po', allunga un po' le note, le accorcia un po', no? Quindi uno stile diciamo tra virgolette un po' più jazz, tra virgolette, ma non è jazz ovviamente, e dà un sapore completamente diverso alla stessa strofa. Sentiamo qua, vediamo se peschiamo il punto, dovrebbe essere qui, ecco. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your eyes. Bellissima differenza, veramente piccola ma sostanziosa. Allora, proseguiamo dove eravamo arrivati. Eccoci qua. Molti di voi mi hanno detto che è un'estensione vocale molto grande. Io l'ho sempre sentito invece con estensione vocale buona, ma mai questi acuti qua. Questo è veramente altissimo. Tra l'altro, se volete sentire un'altra sua esibizione, vi lascio il link qua sopra in descrizione, ve lo metto anche appunto in descrizione, dove ha fatto la cover di Tennessee Whiskey. Bellissima, andate a sentirlo, veramente. Lì molto più jazz come stile. Comunque questo acuto qua è veramente molto alto, considerando poi che lui ha questa forte vibrazione dei bassi e quindi ha questa voce molto profonda, eccezionale. And I don't want to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Bellissimo. Tra l'altro, sento l'ultimo pezzo che ha fatto, l'ultimo ritornello, ha fatto un cambio di tonalità inaspettato perché l'ha fatto in un punto strano dove di solito non si fa. Bellissima, bellissima idea. E quindi ha cominciato la nota normale e poi ha cambiato la tonalità della frase, no? Bellissimo. E poi sento come un'ultima finezza che ha fatto quando ha detto la parola broken, cioè rotto, eccetera, ha spezzato anche la voce, come se fosse in corrispondenza del significato della parola. Risentiamo l'ultima parte così lo vediamo insieme. Lo sentiamo. And I don't want to see me, 'cause I don't think that they'd understand.
everything's meant to Qui. be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Bellissimo. Bellissima cover, secondo me, a mio parere personale ovviamente, è meglio dell'originale. A me l'originale piace, però questa versione con l'orchestra, con la sua voce, è veramente qualcosa di... Quindi, bellissimo. Quindi, grazie per avermela consigliata. Ovviamente, ditemi anche la vostra nei commenti, cosa pensate di questa esibizione o della sua voce in generale. Consigliatemi altre canzoni sue, altre sue esibizioni, oppure anche di altri artisti. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete se potete, mettete like se è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!